Buonasera a tutti, do il benvenuto nella sala degli specchi all'interno della Casa Comunale a una delegazione di studenti guidata dal professor Ventura del liceo classico di Bitonto. Ringrazio e saluto anche la dirigente scolastica che so che avrebbe partecipato volentieri. Sicuramente si affaccerà a breve il sindaco per un saluto istituzionale. Oggi siamo qui perché sappiamo che questi splendidi nostri studenti hanno lavorato alacremente per 2 anni a un progetto internazionale AED finanziato dal progetto Erasmus sul tema dell'hate speech. E siamo qui come comune disponibili a raccogliere queste istanze che vengono dal basso, soprattutto dagli studenti, proprio perché vogliamo favorire quello che è il protagonismo giovanile, l'empowerment didattico, l'engagement giovanile, studentesco, e quindi vogliamo ascoltare quello che questi ragazzi hanno da dire oggi. Salve, io sono Morena Cazziani. Io sono Maria Grazia Sorice. Io sono Andrea Paradiso. E siamo 3 rappresentanti del progetto appunto ED, quindi il progetto contro l'hate speech. Noi apparteniamo a diversi indirizzi del nostro liceo, ma questo progetto ci ha uniti nel medesimo obiettivo, ovvero quello appunto di cercare delle soluzioni, anche se nel nostro piccolo, contro appunto l'hate speech. In particolare noi ci siamo concentrati su quelle che sono delle soluzioni penali, perché riconosciamo che ovviamente la sanzione, quindi il timore della sanzione, possa fungere da deterrente per tutti coloro che sono spinti a ovviamente compiere atti propensi all'hate speech. Noi ci siamo concentrati anche su un punto di vista social, perché appunto essendo i primi utenti esposti sull'ambito dei social, nell'ambito dei social riconosciamo che è lì che l'hate speech trova un ambiente più fertile, quindi abbiamo trovato delle soluzioni per quanto riguarda magari i commenti negativi appunto nella sezione dei commenti, le bolle, quelle bolle che creano dei filtri nei social, quindi tutti quegli algoritmi che tendono a unire, ad accomunare utenti dei social che possano avere medesimi pensieri negativi e ovviamente in concomitanza con i nostri compagni, i nostri compagni dell'Albania, Bosnia e Erzegovina e Romania abbiamo lavorato per questo progetto. Diciamo, abbiamo pensato che noi siamo arrivati alla conclusione che purtroppo questi problemi si possono risolvere solamente con delle sanzioni, perché soprattutto al giorno d'oggi ci sono un sacco di fenomeni appunto contro l'hate speech, partendo anche dalle piccole cose, contro non solamente, non solamente discriminazioni razziali, ma anche appunto discriminazioni omosessuali, transgender, anche discriminazioni contro le donne, perché purtroppo anche se non se ne parla molto, ma ci sono veramente molte discriminazioni contro le donne, non è vero che le donne hanno gli stessi diritti appunto degli uomini e basta pensare appunto alle ultime violenze contro le donne, come ad esempio Giulia Cecchettin e tante altre, e quindi appunto non dobbiamo solamente pensare alle discriminazioni razziali, ma anche ad altre discriminazioni. Che avete stilato il momento più significativo è sicuramente stato incontrare di persona o almeno un faccia a faccia virtuale mediante videochiamate Zoom il pomeriggio e la sera con ripetuti incontri i protagonisti di di questo progetto anche internazionalmente parlando, in quanto siamo riusciti a incontrare proprio grazie a questi mezzi di videochiamata anche nostri coetanei appartenenti a stati che sono lontani migliaia di chilometri da noi, e avere la possibilità di instaurare quasi un rapporto più intimo tra noi ragazzi è stato sicuramente stimolante, soprattutto nei momenti in cui magari ci siamo ritrovati in stanze private all'interno della videochiamata Zoom
e siamo riusciti a parlare trovando come punto comune uno slogan attraverso il quale combattere, diciamo, e portare avanti la nostra lotta contro l'hate speech. Sicuramente anche diciamo, il fatto che ci sia stato un prodotto finale, quale il documento che abbiamo realizzato, è diciamo, un punto di partenza diciamo, contro questo fenomeno che purtroppo si espande a vista d'occhio e che sembra non svanire mai. Nell'incontro prima citato, diciamo, il risultato dell'incontro prima citato è stato appunto lo slogan di cui ho parlato poco fa, che nel nostro caso è stato Stop the Hate, Appreciate, e il motivo di questo slogan è proprio appunto riassumere diciamo, i nostri pensieri a riguardo di questo hate speech e giocare appunto sulle parole hate e appreciate, che riescono a rimare e anche se sembrano simili hanno diciamo, un significato veramente contrastante, come fossero uno yin e uno yang, diciamo il bene nel male, rappresentano il bene nel male e il male nel bene, in quanto l'hate speech è un processo contro il quale si può combattere, si dovrebbe combattere all'infinito, ma fino a quando si continuerà a diffondere giornalmente e nel quotidiano, diciamo sarà molto difficile ma non impossibile da sconfiggere. È proprio questo il nostro obiettivo, quello di cominciare da piccoli passi per poi diciamo, arrivare ai vertici più alti. Noi ci sentiamo estremamente onorati di essere stati scelti tra tanti ragazzi per rappresentare questo progetto a livello internazionale e ci sentiremo ancora più onorati quando il nostro documento finale, quindi la testimonianza del nostro lavoro, sarà appunto portato su piani più alti e potrà magari in un futuro diventare anche frutto di una eventuale legislazione. Inoltre siamo diciamo, convinti dell'idea che essendo noi la generazione futura, il cambiamento per diciamo, un'eliminazione dell'hate speech debba partire proprio da noi e ovviamente questo è un primo piccolo passo e siamo anche dell'idea che molte volte questi argomenti, questi concetti servano molto più della matematica, della geografia perché rientrano proprio nella nostra vita quotidiana e nel bene tra le persone che è la base della vita prima ancora di ogni altro insegnamento. Allora, ovviamente ringrazio questi studenti veramente per la loro propositività, l'impegno messo in campo. Voi siete la generazione del presente e del futuro e avete sicuramente un dovere anche nei confronti dei futuri ragazzi, delle future generazioni, di quello di trasmettere delle buone prassi e sicuramente la buona prassi rappresentata da questo lavoro messo in campo non può che essere accolta dall'ente comunale. Individueremo poi in futuro quella che possa essere la forma migliore per dare solennità e forma a ciò che è sostanza, a quello che voi avete reso, diciamo, e avete prodotto con questo bellissimo lavoro, consapevoli che ovviamente l'hate speech è un fenomeno dilagante, abbraccia tante situazioni che riguardano le discriminazioni, l'odio, i pregiudizi legati agli stereotipi e quindi l'ente da sempre con tante progettualità in ottica trasversale comunque sensibilizza i propri cittadini ed è molto attento a tematiche di questa natura. Quindi l'impegno massimo da parte dell'amministrazione comunale sarà quello di dare appunto importanza e di dare efficacia al vostro lavoro svolto, proprio per introdurre nell'ambito delle nostre policy, delle nostre attività, quello che è il messaggio consacrato letteralmente, teologicamente nel lavoro da voi fatto. E quindi grazie veramente di cuore e continuate così, insomma, anche nella vostra vita, proprio perché oltre alla didattica tradizionale bisogna imparare oggi ad essere cittadino e quindi ad essere consapevole e attivo su quello che riguarda la vita di ogni giorno. Allora, uno degli obiettivi che ci siamo prefissi come amministrazione comunale è quella di recuperare un senso di comunità nella nostra città. Senso di comunità è chiaro inteso a 360 gradi.
noi dobbiamo, dopo il Covid che ha slegato i legami che già erano in parte sfilacciati, abbiamo la necessità di ritrovarci tutti quanti, di riallacciare appunto questi legami, di far parte di una comunità. I presupposti perché si raggiunga questo percorso, che si raggiunga questo obiettivo, qual è la base per raggiungere questo obiettivo? E ritrovarci e riparlarci e ristare insieme mettendo a bando quello che purtroppo oggi ancora noi notiamo, cioè l'odio, i social, no? Il parlarci a distanza, l'essere protagonisti distanti, i leoni da tastiera, il criticare tutto, il disfattismo, no? Il male dire e non il bene dire. Allora, tutto ciò che va verso questa direzione sposa tranquillamente quello che è l'obiettivo di questa amministrazione, quello di ritrovarci, ripeto, di ritrovare quel senso di appartenenza ad un territorio. E allora la necessità che tutti questi progetti, tutte queste iniziative vengono convogliate in un'unica direzione. Noi faremo nostro questo lavoro di questi ragazzi, lo sentiremo nostro, cioè ci servirà come strumento per raggiungere quell'obiettivo che noi ci siamo prefissati. Io queste parole le dico in qualsiasi contesto, perché dobbiamo tramutare quelle che sono le dichiarazioni di intenti in quello che poi deve essere la realtà. Lo dicevo anche prima, qui sono venuti a trovarmi degli imprenditori che quasi sicuramente stanno investendo nella nostra città per attività di ristorazione, aggregazione e quant'altro. Ecco, lo dicevo prima, il rischio che si sta correndo con questo fenomeno posso usare una brutta parola, dell'odio fra di noi. Il rischio che si sta correndo è quello della desertificazione delle città, cioè i cittadini non escono più, non sentono più la necessità di guardare l'altro, di stare con l'altro, di ascoltare l'altro, di stare nella città, di stare nella strada, di frequentare un museo, di frequentare una galleria, di frequentare un ristorante. Ecco, tutto ci accomuna più la distanza, più lo stare distante dall'altro che non lo stare insieme all'altro. Allora, questo lavoro ci permetterà, anche questo lavoro ci permetterà di raggiungere questo obiettivo, ripeto, che noi vogliamo fortemente che si raggiunga nella nostra città. Vi devo dire la verità, stiamo percependo dei segnali positivi, indubbiamente. Non è un lavoro semplice, non è un lavoro che tu ti accorgi dall'oggi al domani, perché poi questo fenomeno è un fenomeno che purtroppo, questo fenomeno di distanza, di legami spezzati, è un fenomeno anche che si verifica nel mondo della formazione, no? Nel mondo della scuola, nel mondo nei cosiddetti enti intermedi, nelle associazioni. Noi dobbiamo fare tutto un grosso lavoro di riaggregazione e questo, ripeto, ci serve, questo vostro lavoro, che io ovviamente leggerò, vedrò, eccetera, ci serve appunto per raggiungere questo obiettivo. Quindi grazie per questo impegno, grazie a Silvio, grazie per quello che voi avete fatto e che sicuramente continuerete a dare.